Ben ritrovati per questo nuovo video. Dall'ambientazione capite già che sarà un video penoso, lungo, noioso, di quelli con i fogli di carta, e quindi mi scuso in anticipo se a qualcuno farò venire qualche sbadiglio, ma insomma ogni tanto bisogna pure disegnare qualcosa. Voi sapete che io evito di tirar fuori formule e cose complicate, però almeno per capire quello che stiamo facendo. Cominciamo dal titolo. Vi ricordate che ci sono stati ben 4 video, e ce ne sarà un quinto, sul come far suonare un amplificatore cinese, impresa pressoché impossibile senza rifarlo da capo. Benissimo, allora qui affrontiamo la stessa questione ma dal punto di vista opposto, ovvero come far suonare un amplificatore a valvole. Quando abbiamo la possibilità di farlo da zero, si possono adottare tutte quelle strategie, o almeno buona parte di quelle strategie, che ci permettono di avere un suono totalmente ad un altro livello rispetto a qualunque cosa commerciale. E quando dico qualunque cosa commerciale sto parlando di cose veramente pesanti, cose per cui il concetto stesso di commerciale viene un pochino a perdere di significato, perché si tratta comunque di produzioni estremamente piccole e a livello artigianale evoluto, chiamiamole così. Ebbene, con questo oggetto andiamo oltre anche a quegli standard. Vediamo un pochino che cosa ho deciso, per puro masochismo, di mettere dentro a questo amplificatore. Questo amplificatore lo abbiamo già visto in diverse situazioni. Ufficialmente ha fatto la sua prima uscita in pubblico a Camaiore a gennaio, poi me lo sono portato qui a Milano per pilotare le due bestie alle mie spalle. Adesso vediamo un pochino cosa c'è dentro. Facciamo una piccola premessa: perché è nato questo amplificatore? Allora, lo sapete che quando uno ha le mani in pasta in questo genere di cose, può decidere di ascoltare con cose molto diverse, bontà mia, insomma, magari anche costose, importanti, però quando uno ascolta queste cose dunque facciamo due rapidi conti, più di 25 anni in maniera seria, e anche prima in maniera meno seria, a un certo punto l'esigenza è di ascoltare qualcosa che ti dia un po' più di emozione, un po' più di piacere all'ascolto rispetto a quello che hai per le mani. Credo che questo sia comune a chiunque, no? Vogliamo sempre avere qualcosa di meglio dal nostro impianto. Bene, io in passato i miei amplificatori me li sono sempre costruiti. È arrivato un momento in cui ho capito che rispetto a quello che potevo acquistare, con gli stessi soldi potevo fare di meglio, con più soldi ancora di meglio. E quindi ho cominciato, dopo aver studiato elettronica, dopo aver fatto un po' di accrocchi, pasticci per capire, per sperimentare, a costruirmi le mie cose. Ne ho costruite alcune anche per altri. Quando il tempo era più abbondante potevo permettermi anche di impiegarne un po' per giocare con queste cose. Poi appunto il tempo è stato sempre meno, quando la passione è diventata un lavoro, e quindi la questione autocostruzione è rimasta un po' così a languire in un angolino. A un certo punto però l'esigenza è tornata abbastanza forte, per cui ho deciso di impiegare quei ritagli di tempo per mettermi prima alla scrivania e poi al banco di lavoro, per poter tirar fuori un qualcosa che mi desse soddisfazione. E allora ho cominciato a pensare a questo signore qua. Vediamo di descriverlo intanto per sommi capi, poi entriamo nel merito delle singole scelte, della componentistica e del tipo di circuito. Allora, intanto si tratta di un amplificatorino stereo integrato, perché volevo essere comodo, a 3 stadi, monta una valvola 6SN7 e una valvola 45. La 6SN7 è una valvola molto comune, molto utilizzata in campo audio, è una valvola che va anche piuttosto bene. La 45 invece penso che alla maggior parte di voi sia totalmente o quasi sconosciuta. Ve ne faccio un ritratto anche qui molto rapido. È una mezza 2A3. Allora, quando parliamo di triodi a riscaldamento diretto, la regina, quella quantomeno più diffusa, quella che prima che ci viene in mente, è la 300B. Ecco, se prendiamo una 300B e la dividiamo a metà, elettricamente intendo, non con il seghetto, troviamo grosso modo la 2A3.
Ne abbiamo parlato perché Fez Audio fa il Miraceti con la 300B e con la 2A3, due valvole molto simili, una grosso modo con la metà della potenza dell'altra. Bene, il passaggio dalla 300B alla 2A3 è un guadagno in termini di prestazioni, a parer mio, e non solo, non indifferente. A fronte di una perdita di potenza si guadagna in raffinatezza, si guadagna in agilità, si guadagna in articolazione, si guadagna veramente in tante cose, però chiaramente abbiamo bisogno di avere un diffusore un pochino efficiente, un pochino sveglio per poterla sfruttare al meglio senza tirarle il collo. Se noi prendiamo una 2A3 e la dividiamo nuovamente in due, sempre grosso modo, troviamo una 45, per cui i 3 watt di potenza diventano 1,5 watt e tutti gli altri parametri, bontà loro, fioriscono ancora di più. Quindi riusciamo a fare degli amplificatori di bassa potenza, estremamente belli, estremamente musicali, estremamente capaci di risolvere quelle finezze che stanno nella musica, ancora con tensioni e correnti molto agevoli da maneggiare, ok? Non andiamo nel range dei kilovolt, non andiamo su cose che possono creare problemi, siamo sempre in quell'intorno di 250-300 volt che ci permettono una costruzione ancora abbastanza agevole. E siccome io sono un pigro, dovendo fare una cosa per me, dovendo fare delle scelte di qualità essenzialmente, mi sembrava che fosse venuto il momento di mettere all'opera la 45. La 45 è uno dei più piccoli componenti della famiglia dei trio di ariscaldamento diretto, attenzione, con il catodo a ossidi. Tanto per darvi una notizia in più, quando accendo il filamento diventa rovente, quindi diventa di un colore grosso modo rosso-arancione. I filamenti in tungsteno toriato sono quelli che quando si accendono emettono una luce bianca quasi di lampadina, quindi 845, 211, 10Y e tutta quella famiglia lì, 805 e quant'altro. I trio di riscaldamento diretto in generale danno una prestazione migliore dei trio di riscaldamento indiretto, proprio per le qualità emissive del catodo, che in questo caso è un filamento, che emette direttamente. Il problema qual è? È che essendoci un filo che deve essere riscaldato ed emettere elettroni dentro la nostra valvola, bisognerà curare bene anche l'alimentazione di questo filamento, che non è più così banale come nei trio di riscaldamento indiretto, che hanno un filamento riscaldatore che riscalda a sua volta il catodo vero e proprio, anche qui coperto di ossidi, che emette gli elettroni. Però c'è un certo isolamento elettrico fra il filamento riscaldatore e il catodo stesso. In questo caso filamento riscaldatore e catodo sono esattamente la stessa cosa, esiste solamente il catodo, per questo si chiama riscaldamento diretto e non riscaldamento indiretto. È un po' più difficile lavorare con i riscaldamenti indiretti, però funziona meglio e quindi chi sono io per negarmi il piacere di un riscaldamento diretto? Lavorare con potenze così basse implica delle scelte impegnative per mantenere l'efficienza del sistema. È vero che la valvola 45 è una valvola estremamente rivelatrice, è una valvola estremamente ricca, però bisogna costruirgli ovviamente intorno un circuito che la lasci tale. Prendere una 45 e poi imbastirci intorno un circuito va lì va là, insomma un po' abbozzato, tanto che funzioni, vabbè, ci farà chiaramente perdere per strada tutte quelle che sono le caratteristiche buone della nostra valvola. E da qui vediamo altre scelte impopolari per questo apparecchio. Partiamo dalla fine, la scelta dei trasformatori d'uscita. Se voi vedete questi trasformatori d'uscita, notate subito che sono piuttosto grandini, sono grossi quanto la valvola stessa. Ora, dei trasformatori del genere normalmente si usano su un amplificatore da 100 watt, forse in certi casi neanche, però parliamo di amplificatori buoni e quindi sì, sono trasformatori che possono reggere una cinquantina di watt ben fatti, lavorando ancora con margine. In questo caso un trasformatore del genere è stato costruito così grande per lavorare con 1 watt. Va bene, vi racconto il primo piccolo segreto. Questi erano trasformatori che ho fatto fare tanti anni fa, sono trasformatori molto particolari, una sorta di esperimento che avevo voluto fare a suo tempo per un progetto che avevo curato, e si tratta di oggetti completamente fuori da ogni logica, in questo senso. Le dimensioni sono il primo dato che è fuori scala.
Le dimensioni vengono perché il nucleo è stato calcolato per lavorare con una magnetizzazione estremamente bassa, con un flusso molto basso, per riuscire a lavorare nella zona più lineare possibile del nucleo stesso. In più il nucleo è un WC, a lamieri laminati a 0,1 e poi con i punti di contatto lappati, trattati in un certo modo, tutte cose piuttosto costose, sia a livello di lavorazione che a livello di materiali. In più, per buon peso, l'avvolgimento è stato suddiviso in 40 sezioni. Costruzione e materiali di alto livello, costruzione molto complessa, fanno sì che questi due trasformatori costino talmente tanto che non è stato proponibile a suo tempo andare oltre la costruzione dei primi 4 esemplari. 2 sono nell'amplificatore che è stato costruito a suo tempo per quella persona fortunata, e 2 me li sono fatti per me perché erano talmente belli, andavano talmente bene che ho detto, beh, una coppia in più la facciamo e la mettiamo da parte. È rimasta da parte per anni fino al momento di tirarla fuori, spolverarla e utilizzarla per questo apparecchio. I costi di un paio di amplificatori del genere? Beh, siamo nell'ordine delle migliaia di euro di costo di fabbricazione, non di costo di vendita. Ora capite che non era proponibile produrne altri, perché tanto il costo di vendita sarebbe stato talmente alto che non sarebbe stato interessante, ecco, non era il caso, per farla breve. Però 2 sono rimasti e visto che dovevo fare una cosa bella, ho deciso di tirarli fuori e usarli per fare una cosa bella. Ok, direi che a questo punto, visto che abbiamo parlato delle cose che mi stavano più a cuore, partiamo dall'inizio e vediamo dall'ingresso del segnale che cosa succede in questo piccolo amplificatorino. Benissimo. Ingresso del segnale, selettore degli ingressi, 3 ingressi linea, rapidamente, tutto cablato in aria. Il potenziometro di ingresso è una parte abbastanza importante in apparecchi di questo tipo, perché un cattivo potenziometro può portare a una perdita di definizione del segnale molto molto alta, e quindi è meglio sceglierne uno adeguato alle aspettative. In questo caso la scelta è caduta su un potenziometro della Noble, della serie nera, qualcuno si ricorderà, quindi sono potenziometri con un diametro piuttosto ampio, con delle piste di carbone fatte molto bene e rifinite, levigate in superficie in maniera molto accurata, e poi delle spazzole di metallo nobile. Quindi una garanzia sì di funzionamento a lungo termine, di affidabilità eccetera, ma anche una garanzia di ottimo suono, perché gli accoppiamenti fra materiali sono stati scelti in maniera oculata e anche meccanicamente sono stati costruiti in maniera attenta. Questi potenziometri non esistono purtroppo più. Ci sono altri potenziometri anche molto belli, si possono scegliere attenuatori a step con resistenze calibrate, ci sono tutta un'altra serie di soluzioni ad alta qualità, ad alto valore, però questa mi sembrava adatta nuovamente a quello che dovevamo fare. Quindi un bel potenziometro stereo in ingresso e basta. Dopodiché, il primo stadio, che possiamo considerare lo stadio preamplificatore, è uno stadio molto semplice. Abbiamo una metà di 6SN7 collegata in maniera più classica possibile, semplicemente avendo cura di lavorare in un punto di lavoro corretto. Quindi abbiamo un'alimentazione sufficientemente alta, abbiamo a disposizione 250 volt abbondanti di anodica, per cui possiamo permetterci di far lavorare questa 6SN7 di ingresso ad alta tensione, circa 200 volt abbiamo, con un carico adatto e quindi con una riserva dinamica sui segnali in ingresso assolutamente folle. Perché ci serve una riserva dinamica assolutamente folle? Intanto scusate per la scelta dell'aggettivo, non è folle, è necessaria. È necessaria per avere una linearità molto alta nel punto di lavoro della nostra valvola. Vi ricordate quando abbiamo smontato l'amplificatore cinese, alimentava una 6SN7 con 50-60 volt, pura follia, pura follia.
La stessa valvola alimentata a 200 è un'altra cosa. È un'altra cosa perché ci permette di lavorare senza controreazione di nessun tipo, alla massima linearità. Ecco, vedete che qui la resistenza di catodo, che è questa, è bypassata con il suo condensatore che ci elimina proprio anche questa controreazione locale che sarebbe portata dalla resistenza. Questo condensatore è un componente critico perché di fatto è attraversato dal segnale e modula la valvola amplificatrice se non funziona bene. Per questo condensatore io ho scelto un componente Sanyo Oscon, che sono degli elettrolitici un po' particolari, con caratteristiche di costanza di rendimento e di resa alle alte frequenze molto molto interessanti. L'unico dettaglio è che lavorano con voltaggi tendenzialmente molto bassi, però hanno anche un'impedenza interna altrettanto bassa e quindi fanno veramente al caso nostro. Il risultato potrei dirvi, beh, suonano bene. Non sono componenti per audio, sono componenti industriali di altissima gamma, di alta gamma, sono cose molto ben fatte, per cui trovano un utilizzo vantaggioso anche in questi circuiti, senza andare a scomodare Blackgate, cose strane, eccetera, eccetera. Dopodiché arriva il nostro secondo stadio. Il nostro secondo stadio utilizza la seconda sezione della nostra 6SN7 e qui ci troviamo di nuovo con la nostra polarizzazione catodica, il bypass, eccetera. Qui però varia una piccola cosa, sì, perché qui non c'è la nostra resistenza di carico, qui c'è la prima grossa particolarità di questo amplificatore. La valvola driver è caricata da un trasformatore d'accoppiamento, un trasformatore interstadio, che ci serve per trasferire la massima potenza, la massima energia alla griglia della finale. Ora, qui le obiezioni degli elettricisti potrebbero essere: ma per pilotare una griglia di una finale da 1,5 watt, ma non serve a niente, perché tanto quella griglia è talmente leggera che bla 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 bla. Punto primo. Questo progetto mi è servito per sviluppare uno stadio pre-driver che si adatta ad altre valvole, non solo alla 45. La 45 l'ho scelta perché piaceva a me. Ecco. Punto secondo, non è assolutamente vero che la griglia di una finale è leggera. Lo potrà essere badando semplicemente ai dati elettrici, ma in realtà lì dentro ci stiamo iniettando il nostro segnale. Ora, se noi trasferiamo il nostro segnale con bassa perdita, avremo un'amplificazione con caratteristiche nettamente superiori, piuttosto che non utilizzando un semplice accoppiamento RC o peggio ancora quelle porcate di accoppiamenti diretti che poi creano tutta una serie di rotture di scatole aggiuntive. Il nostro trasformatore ci permette, parlando in termini semplicemente elettrici, quindi da elettricisti, di poter adattare correttamente l'impedenza di uscita della valvola driver a quella di ingresso della valvola finale. Ci permette di isolare galvanicamente la driver della finale, per cui eventuali variazioni nel bias della driver non andranno minimamente a influenzare la polarizzazione della finale, e in più ci permette di avere un'efficienza di trasferimento del segnale estremamente alta. Qui dovrei tirare fuori un po' di formule, ve lo evito, cerco di andare per analogie, vediamo se riesco a spiegarmi e a chiarirvi la situazione. Allora, quando noi usiamo un trasformatore, riusciamo ad avere delle efficienze nel trasferimento del segnale di circa il 90 e rotti per cento, quindi relativamente alte. Quando noi usiamo un accoppiamento RC, quindi resistenza di carico, esattamente quello che abbiamo fatto nel primo stadio, resistenza di carico e condensatore d'accoppiamento, noi facciamo un partitore resistivo fra la resistenza di carico della valvola, la resistenza interna della valvola stessa e la resistenza di ingresso della valvola finale. Se noi facciamo un veloce raffronto fra i valori di queste resistenze, vediamo che sono estremamente diversi, dove la resistenza di ingresso della valvola finale è molto alta e le resistenze di carico della valvola sono molto basse. Ora, dove fluirà la corrente di segnale?
nelle resistenze di carico, anziché nella griglia della nostra finale, che verrà pilotata da un segnale, fra virgolette, in tensione e basta. Quando noi utilizziamo un accoppiamento a trasformatore, tutto questo non succede perché il segnale viene riportato al secondario, non ci sono perdite secche su resistenze. In questo schema io ho voluto tirare le cose un pochino al limite, quindi niente resistenze di griglia, niente resistenze di carico, niente resistenze di smorzamento. Questo vuol dire che sono costretto, per questo componente che è il trasformatore d'accoppiamento, ad usare un oggetto estremamente complicato ed estremamente costoso da costruire. Ma a me non frega niente, perché quello che mi interessava per questo progetto erano semplicemente le prestazioni. E quindi, riallacciandomi a tutti i problemi relativi all'efficienza di un circuito che ho già trattato in tante altre occasioni, in video ma anche nei post che trovate sul mio sito, questa è la soluzione migliore. Non ci sono perdite su resistenze inutili. La stessa cosa, vi ricordate, la faccio con i diffusori Quantico, nei crossover di queste casse qua, anche di altre sorelle, non proprio quelle più piccole perché non si può. Uso dei trasformatori, non uso resistenze di attenuazione. Venite a sentire cosa c'è sul medio alto di questa cassa e poi mi direte se non è una soluzione vantaggiosa. Qual è il problema? Sempre solo uno, costa un occhio della testa. Ovvio che non troverete queste soluzioni in diffusori da 5.000 euro, 10.000 euro, e non li troverete in amplificatori da 5.000 euro, 10.000 euro. Accoppiamenti e trasformatori negli amplificatori li trovate su cose decisamente più costose. Trasformatori nei crossover dei diffusori le trovate in casse che picchiano veramente di brutto. Però quando uno vuole fare le cose bene, le fa bene. Se no, va bene, ci sono dei compromessi che si possono utilizzare. Voglio dire, un amplificatorino come l'Alfa Lupi di Fez Audio, che è un amplificatorino tutto compreso 1.150 euro a listino, non mi aspetto di trovare queste cose, ma posso comunque fare bene andando in questa direzione, ok? Non siete obbligati, questo è solamente un tentativo di spingersi al limite. Quindi la scelta di questo trasformatore, dicevamo, è estremamente critica per avere il trasferimento di potenza ottimale fra driver e valvola finale, e perché suoni bene. Perché fare un trasformatore ci vanno 4 soldi, intendiamoci. Il passaggio dal fare un trasformatore qualunque al fare un trasformatore che non faccia storcere il naso quando lo ascolti, quella è la difficoltà grossa. Perché molti dicono gli amplificatori con i trasformatori d'uscita fanno schifo, vogliamo solo gli OTL? Perché hanno ascoltato dei trasformatori d'uscita che facevano schifo. Ci sta, è possibile, ma nel momento in cui utilizziamo dei trasformatori d'uscita o interstadio di alto livello purtroppo, concedetemi, vuol dire costano un occhio della testa, i risultati sono estremamente migliori che non con qualsiasi circuito senza trasformatori. E non ve lo vengo a raccontare io adesso, non sono un visionario che si è svegliato stanotte e gli alieni gli hanno comunicato la verità. Andatevi a leggere un po' di letteratura a riguardo, troverete i nomi come Imai, Sakuma e altra gente del genere, ma anche più recenti. Andate a vedere magari quel sito, come si chiama? Vinyl Savor, dove c'è un tizio che fa degli amplificatori bellissimi, stracostosi ma molto interessanti, e trovate tutta una serie di riscontri a quello che vi sto dicendo. Quindi non sono un inventore, semplicemente anch'io mi rifaccio a quello che mi hanno insegnato i maestri, magari mettendoci un pizzichino di salsa, un pizzichino di spezie a mio gusto, ma comunque tutte queste cose sono storia antica. Gli accoppiamenti a trasformatori esistevano negli amplificatori negli anni 30, non è una novità, era semplicemente il modo migliore per fare le cose. Poi sono state utilizzate anche altre soluzioni essenzialmente meno costose, ma i primi amplificatori erano oggetti costosi di per sé perché erano alta tecnologia del tempo, quindi non era un problema spenderci dei soldi. Poi quando si è trattato di fare cose più economiche, certe soluzioni sono state messe da parte, anzi non sono state messe da parte, sono state relegate alla gamma altissima perché è estremamente costosa. Ma non è che un accoppiamento senza trasformatori va meglio di uno con i trasformatori, costa solo meno.
Dopodiché un accoppiamento senza trasformatori lo posso fare bene o male, lo posso fare funzionare o no, ma questo è un altro discorso. Però c'è proprio un gap prestazionale fra una soluzione e l'altra. È un gap anche finanziario e economico.